Ciao, ecco la seconda parte della recensione ad iPad Transformer Prime. Questa volta parleremo delle due fotocamere e del ricevitore GPS integrato. Ok, sappiamo che la fotocamera posteriore di iPad Transformer è uno dei punti di forza dell'intero tablet perché ha una risoluzione di 8 megapixel, perché ha LED flash integrato qua sulla destra e perché ha caratteristiche tecniche di fascia alta, solitamente non usate per prodotti come tablet e smartphone. In particolar modo si è parlato del rapporto focale di f2.4 e del sensore retroilluminato. Ora, io non sono affatto un esperto di fotografia digitale, ma mi sono un po' informato e ho letto che questo rapporto focale di 2.4 permette alla lente del tablet di catturare più luce rispetto alla media. Questo significa, ed è utilissimo per dispositivi come tablet che non hanno un cavalletto ma vengono utilizzati così tra due mani, che avrete molte meno possibilità di fare foto sfocate o mosse. In più, mi dicono, avere una lente con un rapporto focale così basso, quindi una lente molto luminosa, significa anche avere una lente di qualità. Mentre stavo facendo questo bel discorsetto, voi avete visto alcune delle foto scattate con la fotocamera posteriore del Transformer Prime, ma in realtà il tablet permette anche di registrare video Full HD 1080p. Questo è un esempio. Questo è un altro esempio. Ma per capire bene la qualità delle foto e dei video registrati ne ho lasciati alcuni in formato originale liberamente scaricabili nell'articolo abbinato a questo video. L'applicazione Asus per gestire la fotocamera è la standard di Android 4, rinnovata leggermente nel design, nell'interfaccia grafica. Oltre al solito zoom abbiamo la possibilità di selezionare dei scenari preimpostati, compresa la modalità notturna che è molto utile, la possibilità di regolare l'esposizione, la possibilità di regolare il bilanciamento del bianco, il flash e qualche altro dettaglio. Possiamo, come vedete qua in basso, scattare la foto, registrare un video, oppure riprendere come se fosse un piccolo video, un certo panorama, darlo in pasto a questa applicazione ed avere così foto panoramiche come questa, ricca di dettagli, o questa. Detto questo, andiamo oltre e passiamo a uno dei temi più discussi ultimamente, ovvero le capacità del Transformer Prime di sfruttare il GPS senza l'assistenza Wi-Fi, in pratica il GPS puro. Si è letto un po' di tutto in rete ed è venuto fuori che il telaio in alluminio del Transformer Prime non permette una ricezione proprio eccezionale. Asus ha risposto inizialmente togliendo il GPS dalle specifiche tecniche del suo sito internazionale ed ha rilasciato pochi giorni dopo un aggiornamento firmware che corregge in gran parte il problema. Io, dopo aver visto che il Transformer Prime in piena città riusciva a collegarsi a 13 satelliti in circa 2 minuti, ho scaricato dal market Copilot e ho fatto un test di navigazione in auto, cercando di capire quanto il tablet può essere usato come navigatore d'auto. Quelle che vedete sono proprio delle riprese che ho fatto in auto. Se riuscite a guardare con un occhio lo schermo del tablet e con l'altro la strada, vedete che il GPS è in funzione. La strada sulla mappa corrisponde alla strada reale. Ho avuto qualche problema? Sì, ho avuto qualche occasionale perdita di segnale, ma in linea di massima sia il software sia il tablet sono riusciti a riallinearsi con i satelliti e a riposizionare la posizione corretta sulla mappa nel giro di pochi secondi. Il fatto è che se volete evitare qualsiasi perdita di segnale GPS dovete tenere il tablet con lo schermo rivolto ovviamente verso l'alto, il più possibile vicino al vetro dell'auto. Ora, con un 7 pollici questo sarebbe facilissimo da fare, ma con un 10 pollici come il Transformer Prime diventa tutt'altro affare. Sinceramente non vi consiglio di utilizzarlo come navigatore primario da auto, però se dovesse servire adesso sapete che potete contare anche sul GPS integrato nel Transformer Prime. Nella prossima parte della videorecensione parleremo di multimedia e di giochi, quindi vi consiglio di iscrivervi al canale YouTube e di seguire il blog eepc.it per tutti gli altri aggiornamenti.